Ciao a tutti, io sono Andrea, benvenuti sul mio canale. Questo è un esperimento in cui proverò a fare qualche video per mostrarvi la mia passione maggiore, l'elettronica e il making. In questo video in particolare voglio farvi vedere come ottenere rapidamente dei prototipi di circuito stampato come quello che state vedendo, come qui in mano. Questo in particolare è un circuito molto semplice, basato su ESP8266, un ESP12 in particolare, per andare a movimentare un servomotore. Ci sarà poi un video dedicato su questo circuito. In particolare su questo volevo andare a focalizzarmi su come creare il prototipo. Ci sono tanti video in rete su come andare a ottenere dei circuiti stampati, sia tramite prototipazione in casa, sia tramite dei siti che si occupano appunto di produrre questi circuiti stampati. Chiaramente il mio obiettivo è quello di poter fare un circuito stampato velocemente per poter verificarne le funzionalità e poi eventualmente farne un certo lotto, ma in questo modo possiamo avere qualcosa di rapido, veloce, per verificare che funzioni tutto quanto e per fare alcuni test. Per prima cosa quindi abbiamo bisogno di andare a stampare il nostro circuito stampato sul foglio trasparente. Io uso questi qui, sono i primi che ho trovato su Amazon. Chiaramente devono essere adatti nel mio caso a una stampante a getto d'inchiostro, e poi a seconda della stampante che avete sono necessari quindi fogli diversi. Questo è per stampante a getto d'inchiostro. Con la mia stampante, per riuscire a raggiungere un livello di contrasto, quindi un livello di copertura dell'inchiostro abbastanza elevato, lo stampo 2 volte. Quindi lo stampo una volta, dopodiché lo ristampo un'altra volta, cercando di allineare il più possibile il foglio in modo che chiaramente si sovrappongano correttamente. Andiamo da qui a stampare il PCB che vogliamo produrre. Prendo un esempio di un circuito che avrà un video dedicato, è un semplice circuito per andare a muovere un piccolo servomotore con un ESP8266, quindi un chip Wi-Fi compatibile con Arduino. Questo è il nostro PCB, in questo caso è stato fatto tutto sullo strato superiore per comodità mia, quindi andiamo a stamparlo. Faccio un PDF, questo lo faccio a specchio proprio perché deve essere fatto sullo strato superiore, quindi la parte che andiamo a stampare, la parte superiore dell'inchiostro, quindi sarà quella che andrà a contatto con il PCB. Lo vediamo poi più tardi. Vado a fare l'esportazione e vado a fare la stampa poi del PDF. Ecco qui il nostro circuito, è all'inverso rispetto a quello che vedevamo su Easy EDA, perché chiaramente ho fatto la stampa a specchio. Uso GIMP semplicemente per comodità, ma il file, un PDF, può essere aperto con qualsiasi programma. Andiamo a stampare e poi ci vediamo con il risultato ottenuto. Eccolo, questo è il risultato ottenuto facendo una doppia stampa. Proprio perché la carta è compatibile, cioè la carta, i fogli sono compatibili con le stampanti inkjet, sono molto suscettibili a impronte, si vede già qua. Appena uno va a toccare rimane segnato. Bisogna prestare attenzione a questa cosa perché altrimenti poi rimane sul circuito. Se uno avesse intenzione di fare più pezzi con lo stesso master, sarebbe opportuno tipo andarlo a coprire con un pezzo di nastro o comunque con un altro pezzo di carta trasparente. Se uno non dovesse riuscire a fare più stampe, ad allineare quindi la stampante per riuscire a stampare più volte nello stesso punto, volendo si possono fare 2 copie e poi andarle a sovrapporle e scocciarle insieme. Questo deve essere comunque il risultato. Per produrre il nostro circuito stampato
Partirò da queste basette presensibilizzate. Si trovano anche su Amazon. Sono un po' care, però ne vale la pena, nel senso che ho già provato anche a utilizzare le basette ramate semplici, a presensibilizzarle con film o vernici apposite, ma i risultati funzionano, ma con una probabilità purtroppo troppo bassa, nel senso che ci sono troppe condizioni che devono essere rispettate perfettamente per far sì che vada tutto a buon fine. Invece con queste c'è un margine di errore un po' più ampio, quindi è un po' più facile riuscire a ottenere dei risultati migliori. Queste sono quindi delle basette ramate che hanno uno strato di vernice fotosensibile protetto da questo nastro blu protettivo. Per andare quindi avanti con il lavoro dobbiamo rimuovere il film protettivo e ad andare a sensibilizzare le parti che vogliamo rimuovere, quindi le parti di rame che vogliamo andare a rimuovere. Quindi circuito stampato sul foglio trasparente, basetta presensibilizzata e bromografo rigorosamente autocostruito. Anche se il nome è complicato, in realtà è abbastanza semplice. Ho recuperato la lampada ad ultravioletti da una di quelle lampade per le unghie, per estetista, che si trova anche tranquillamente su internet. Ci ho costruito una scatola intorno, ho fatto un pannello riflettente con un pezzo di cartoncino ed una carta stagnola e ho incollato un vetro al di sopra. Questo ci permetterà di andare a sensibilizzare la nostra basetta, quindi si va a mettere il foglio di carta trasparente qua sopra con il lato dell'inchiostro superiore, quindi che andrà a contatto con la basetta, si rimuove il film protettivo e si lascia poi qua sopra tenendo premuto per circa 3 minuti. 3 minuti è il tempo che ho trovato io facendo numerose prove. Questo dipende molto dalla lampada, dipende dal tipo di basetta, dipende da un sacco di cose. Partiamo dal presupposto che questo è il risultato che ho trovato io. Fate delle prove, verificate che utilizzando poi la soluzione che vedremo dopo per lo sviluppo con quelle proporzioni fisse deve funzionare in quel modo. Rimuovo ecco qua, andiamo a rimuovere la pellicola protettiva. Devo usare le pinzette perché con i guanti se no non ci riesco. La vado a mettere qua sopra. Troviamo un modo per mantenerlo con un bel peso sopra. Ecco qua. Accendo la lampada ed ora aspettiamo 3 minuti. A few moments later. Nel frattempo andiamo a preparare la soluzione per lo sviluppo, che è composta molto semplicemente da acqua, sempre a temperatura ambiente. Andiamo a mettere 1,5 grammi di soda caustica ogni 100 grammi d'acqua. Quindi io vado a mettere 100 grammi, ce n'è persino troppa, diciamo, con 100 grammi d'acqua, perché il circuito è piccolo, uso questo contenitore piccolo. Mettiamo da parte un contenitore piccolino. Allora 1,5, vediamo se riusciamo ad essere abbastanza precisi. Sì, va benissimo.
chiaramente i cristalli si scioglieranno. Prima di andare a mettere la basetta all'interno, per fare lo sviluppo chiaramente si deve essere sciolto tutto quanto. Sono passati 3 minuti, quindi vado a togliere la basetta. Andiamo quindi ora a mettere la nostra basetta sensibilizzata all'interno della soluzione di sviluppo. Non si vede niente per ora. Aspettiamo qualche secondo. Io di solito mi aiuto con questo pennellino, ma non è strettamente necessario. Vedremo poco per volta il circuito che inizierà ad apparire. La vernice sensibilizzata dai raggi ultravioletti della lampada si scioglierà, mentre la parte di vernice protetta dal disegno sul foglio trasparente rimarrà sul rame. Eccolo qua. Eccolo qua. Vado subito a sciacquarlo con acqua, perché se lo lasciamo troppo tempo poi chiaramente anche la parte non sensibilizzata se ne va. Andiamo ora a fare la soluzione per l'incisione del nostro circuito stampato. Andiamo a usare la soluzione chiamata soluzione Piragna, che è fatta da acqua, acido muriatico, questo è proprio il semplice acido muriatico, quello per lavare i pavimenti, anzi no, per i pavimenti no, è per lavare i sanitari, penso, non lo so. Comunque, acido muriatico, e la parte più pericolosa, l'acqua ossigenata a 130 volumi. Questa si trova in colorificio. Mi raccomando, questa è pericolosa. Se finisce sulla pelle fa dei danni. Infatti prestate bene attenzione. Infatti vedete che ho i guanti. Allora andiamo a mettere in parti praticamente uguali questi ingredienti. Io lascio leggermente un po' meno di acqua, questo per fare un po' più veloce. Quindi vado a mettere tipo 40 di acqua, tanto la basetta è piccolina, non c'è bisogno di grandi quantità. Poi andiamo a mettere 50 di acido. Non serve la precisione estrema, e 50 di acqua ossigenata. Non avevo fatto la tara, quindi andiamo a 100. Ok, bene così. Ora, finché in questa condizione qua non fa gas, non fa fumi, quindi non è pericoloso. Nel momento in cui andremo a mettere il circuito, la basetta da incidere all'interno, inizierà a produrre dei gas tossici, quindi chiaramente questa operazione va fatta all'aperto o comunque in un luogo areato. Ecco la nostra basetta, ecco la soluzione di incisione, che la vedete già un po' verdolina perché ho fatto delle prove dopo averla preparata che non ho filmato. Andiamo ad inserire quindi la basetta all'interno della soluzione. Possiamo vedere subito come inizia a friggere. Io qui ho aperto tutte le finestre, quindi fate attenzione, mi raccomando. Per ottenere un risultato un po' più veloce bisogna costantemente muovere la basetta o il contenitore, facendo attenzione ovviamente a non fare danni. Chiaramente tutti i contenitori usati sono di vetro o plastica.
dei bordi sta iniziando ad essere inciso. Chiaramente, come potete vedere, sto usando i guanti perché questa roba qui sulla pelle porta via la carne, quindi meglio evitare. Eccolo. Guardate che bel risultato. È venuto molto molto bene. Vado subito a sciacquare anche questo. Se non ho altre cose da fare, butto la soluzione per lo sviluppo nella soluzione per incisione e praticamente si annullano. Eccolo qua, sciacquato e pronto per essere forato. È rimasto proprio bene. Se proprio voglio andare a trovare una pecca, si mette a fuoco. Ecco, questi fori qui hanno un po' poco rame intorno, ma è un errore fatto già da lato software, non tanto lato incisione. Ora vado a pulire la vernice protettiva che è rimasta sopra, semplicemente con un po' di solvente per le unghie o coalcol, viene via abbastanza facilmente. In questo caso io qui ho un po' di solvente. Mi raccomando, non è da lasciare sopra questa vernice perché altrimenti poi la saldatura non funziona, perché non va ad aggrappare lo stagno. E poi, visto che è da rifilare, avevamo lasciato un po' più largo, vado a rifilare. Qui ho usato una basetta da 0,8 per quello che si riesce a rifilare anche con le forbici, altrimenti con quello da 1 millimetro o da 1,6 mm addirittura lì bisogna avere o delle forbici da lamiera o altrimenti utilizzare un disco, un Dremel o un attrezzo apposito, tipo le ghigliottine, quelle per tagliare le risme di carta. Ecco qua. Ora possiamo andare a forare. Per l'occasione sfoggio il supporto che ho fatto per il Dremel per forare a colonna. Vi lascio il link qui sotto del progetto, che io ho modificato leggermente per renderlo ancora più semplice, visto che non devo andare a fare chissà quale lavoro gravoso, ma semplicemente forare i circuiti stampati. E ora andiamo a forare. In questo caso ho montato una punta da 0,8 perché, a parte i fori per il montaggio che farò successivamente, tutti gli altri sono a dimensione 0,8. Procediamo. Ecco fatto. E non serve necessariamente un trapano colonne. Io i fori fino a qualche giorno fa che non avevo questo supporto li ho sempre fatti con il Dremel senza il supporto. Non sono stati proprio fatti centratissimi all'emozione del momento, ma vanno comunque bene. Ho rimesso il mio tappettino per la saldatura zozzissimo, lo cambierò presto. Ora andiamo a saldare i primi componenti. Parto da quelli SMD più piccolini e poi proseguiamo con quelli through hole.
Si poteva fare di meglio? Assolutamente sì. Io devo verificare la funzionalità e poi eventualmente mandarlo in produzione in uno dei tanti siti che permettono di portarsi a casa dei PCB a bassissimo prezzo. Ma in questo modo io in qualche ora ho creato un prototipo. Bene, questo video termina qui. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Chiaramente se avete qualche dubbio o se avete qualche consiglio da darmi, lasciate un commento. Ovviamente lasciate un mi piace. In questo modo posso iniziare a crescere con il canale e portarvi più contenuti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!